Ma com'era possibile? E se fosse stato una sorta di viaggiatore interdimensionale? E se inconsapevolmente avesse varcato il confine tra questo universo e un mondo parallelo? Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata delle pillole inspiegabili. Chi tra di voi non conosce il mistero dell'uomo di Tauret? Direi che è altamente improbabile che non ne abbiate mai sentito parlare. E in quel caso non preoccupatevi perché ve lo racconterò nel video. Fatto sta che si tratta di uno dei misteri risolti più famosi di sempre ed è stato raccontato moltissime volte, soprattutto qui su YouTube. Basta una semplice ricerca in internet per rendersi conto di quanti articoli e quanti video esistono su questo mistero in particolare. Sebbene se ne sia sempre parlato come di un caso inspiegabile, la verità che si cela dietro questa storia non ha nulla di paranormale. Eppure il modo in cui si è generata e tramandata dagli anni '80 ad oggi ha qualcosa di incredibile. Siete pronti a scoprire tutta la verità sul misterioso uomo di Tauret? Ecco quindi il mistero dell'uomo di Tauret, finalmente risolto. Il mistero dell'uomo di Tauret. Inizierò raccontandovi la storia che vede protagonista questo misterioso personaggio. Chi mi segue da molto sa che ne parlai già a suo tempo, ma credo che in questa sede sia necessario partire proprio da qui, rinfrescandovi la memoria. Si racconta che nel luglio del 1954 un uomo investito elegante arrivò all'aeroporto di Haneda, a Tokyo, in Giappone. Come gli altri passeggeri, si diresse verso la dogana. Ma quello che sarebbe successo in seguito avrebbe lasciato tutti senza parole. Interrogato dai doganieri, il misterioso passeggero disse di provenire da Tauret. Affermò altresì che era la terza volta che visitava il Giappone, ma nessuno degli ufficiali aveva mai sentito parlare di quello stato. La lingua principale dell'uomo, descritto come di aspetto caucasico, con la barba, era il francese. Tuttavia si presumeva che parlasse anche giapponese e molte altre lingue. Gli agenti erano perplessi. Il passaporto dell'uomo era stato emesso ovviamente dal governo di Tauret. Sembrava autentico, ma il luogo non lo conosceva nessuno. All'uomo fu data una mappa del mondo e gli fu chiesto di indicare dove si trovasse il suo paese d'origine. L'uomo indicò subito la zona occupata dal Principato di Andorra. Poi aggiunse che Tauret esisteva da più di 1000 anni e rimase incredulo nel constatare che si chiamasse Andorra sulla mappa. L'uomo discusse a lungo con i doganieri e si rifiutò di cedere. Questa fu la ragione che portò la polizia a sospettare che potesse essere coinvolto in qualche attività illegale. E se fosse stato una spia? Era necessario investigare ulteriormente e nel frattempo trattenere il misterioso personaggio per sicurezza. Venne portato in un albergo per passare la notte e davanti alla sua stanza vennero piazzate 2 guardie, in modo da assicurarsi che non potesse scappare. La stanza si trovava al 15° piano dell'hotel ed esisteva una sola porta per accedervi e uscire dalla stessa. Riuscire a fuggire da lì sarebbe stata un'impresa praticamente impossibile. Le guardie non si mossero per tutta la notte e non persero di vista la porta d'entrata della camera. Tuttavia, al mattino dopo, il misterioso uomo di Tauret era sparito e insieme a lui si erano sfumati nel nulla anche i suoi bagagli, i documenti incriminati e qualsiasi prova della sua presenza lì il giorno prima. Ma com'era possibile? E se fosse stato una sorta di viaggiatore interdimensionale? E se inconsapevolmente avesse varcato il confine tra questo universo e un mondo parallelo? Per scoprirlo, dobbiamo dare un'occhiata alla storia che vede protagonista un altro uomo, di nome John Allen. Sarebbe stata la sua esperienza a far luce sull'intera vicenda. Ma andiamo con ordine. La storia di John Allen Kuchar-Zegrus. John Allen Kuchar-Zegrus è il nome di una persona reale detenuta nel 1960 in Giappone per presunta fabbricazione di documenti falsi. Ecco come si svolsero i fatti. Nell'ottobre del 1959, una persona registrata come John Allen Kuchar-Zegrus, 36 anni, entrò in Giappone con la moglie coreana. 3 mesi dopo fu arrestato dall'ufficio di polizia di Marunouchi, essendo sospettato di frode d'identità. Cercò di incassare un assegno da 200.000 yen e un travel check da $140
presso l'ufficio giapponese della Chase Manhattan Bank e altri 100.000 yen presso l'ufficio giapponese della Bank of Korea. Il caso venne investigato dal Public Security Bureau, in particolare da un uomo di nome Hatsuyuki Sasa, che avrebbe scritto di Zagreus nelle sue memorie. Da quanto riferito da Sasa, l'uomo fermato dai doganieri sostenette di essere un ambasciatore di Negushi Abeshi, riferendosi all'Abissinia, che godesse di immunità diplomatica e che si trovasse lì per una missione top secret. Secondo i registri, Zagreus disse esattamente le seguenti parole quando sottoposto ad un interrogatorio. Sono nato negli Stati Uniti, mi sono trasferito in Inghilterra dalla Cecoslovacchia e la Germania. Una volta lì ho terminato gli studi alla scuola superiore. Durante la Seconda Guerra Mondiale sono stato un pilota della Royal Air Force. Finita la guerra ho vissuto in America Latina e di lì a qualche anno sono stato reclutato dal governo degli Stati Uniti come spia in Corea del Sud. Dopo essere diventato un diplomatico a Negus-Sabes, un paese vicino all'Etiopia, sono stato mandato qui in Giappone per reclutare volontari militari giapponesi per la Repubblica Araba Unita. Ma fu quel Negus-Sabes ad attirare l'attenzione dei doganieri. Negus-Sabes? Nessuno ne aveva mai sentito parlare. Interrogato sul suo paese d'origine, la prima cosa che disse Zagreus è che si trovasse a sud dell'Etiopia. Era anche in possesso di un enorme passaporto delle dimensioni di una rivista scritto in Negus-Abeseyen, una scrittura sconosciuta che somigliava all'arabo. Conteneva i timbri delle ambasciate giapponesi in diversi paesi dell'Asia orientale, ma c'era qualcosa che non tornava. Quel passaporto non era riconoscibile come quello emesso da qualsiasi altro paese del mondo. Solo in seguito venne stabilito che era stato costruito e falsificato dallo stesso Zagreus. Il 10 agosto del 1960 il Tribunale distrettuale di Tokyo riesaminò il caso e condannò Zagreus ad 1 anno di prigione. Dopo l'annuncio tentò di suicidarsi, ma senza successo. Una volta rilasciato, Zagreus fu deportato dal Giappone a Hong Kong, dove venne registrato per farlo entrare nel paese. Sua moglie, invece, venne deportata in Corea del Sud. Ovviamente, avrete capito che fu questa vicenda a dare origine al mistero dell'uomo di Taured, ma il modo in cui si trasformò nel famoso mistero è a dir poco incredibile. La nascita dell'uomo di Taured. La storia giunta fino a noi affonda le sue radici in un articolo apparso su una famosa rivista, il Vancouver Province, il 15 agosto 1960. La redazione del giornale pensò che la vicenda del misterioso viaggiatore arrivato in Giappone da un luogo sconosciuto avrebbe fatto notizia, e così fu. Tuttavia, la storia di John Allen venne raccontata con alcune imprecisioni. Nel famoso articolo si affermava che, durante l'interrogatorio da parte degli agenti della dogana, John Allen Kuchar Zagreus avrebbe sostenuto di essere un etiope naturalizzato e un agente dei servizi segreti del colonnello Nasser. Il suo passaporto sarebbe stato rilasciato a Tamaracet, la capitale di Tuareg, a sud del Sahara. Tuareg era sicuramente un errore di battitura, quello che si voleva dire era Tuareg. Questa versione della vicenda venne menzionata in seguito nella Camera dei Comuni britannica, più precisamente il 29 luglio del 1960. Chi la menzionò fu Robert Matthew, per dimostrare la poca sicurezza rappresentata dai passaporti in quegli anni. Poi la storia venne ripresa da Jacques Bergier circa 4 anni dopo, questa volta stravolta completamente. Secondo la sua versione dei fatti, una persona di Tuareg, un paese dell'Africa orientale che si estendeva dalla Mauritania al Sudan e comprendeva gran parte dell'Algeria, sarebbe stato arrestato nel 1954 in Giappone durante un controllo dei passaporti e rinchiuso in un ospedale psichiatrico quando sarebbe stato rivelato che era venuto a comprare armi per la vera legione araba. Il paese in questa storia allude alla Repubblica Araba Unita, che in realtà comprendeva la moderna Siria e l'Egitto. A partire da quel momento però, e per più di 15 anni, della singolare vicenda se ne dimenticarono tutti. Sarebbe riapparsa solo nel 1981, in un libro di Colin Wilson e John Grant, The Directory of Possibilities. Ed è proprio lì dove venne fatto un altro errore grossolano. I due scrittori non parlarono di Tuareg, ma di Taured, assegnando al misterioso personaggio una provenienza ancora più inspiegabile, quella che sarebbe attribuita al viaggiatore ancora adesso. Ad ogni modo, c'era ancora un ultimo passaggio da fare
prima di arrivare alla versione definitiva del mistero. E questo passaggio ha a che vedere con la nascita di Internet. Sì, perché fu in rete dove la vicenda assunse tutte le sue caratteristiche paranormali. Il mistero dell'uomo di Tauret apparve in numerosi forum e pagine web giapponesi dedicate al paranormale. Non si è mai capito esattamente chi fu l'autore della sua versione online, ma l'effetto virale che riuscì ad ottenere fu incredibile. La vicenda era così intrigante che ci volle poco tempo affinché iniziasse ad apparire tradotta in altre lingue. La traduzione permise al racconto di varcare i confini del Giappone e il resto è storia. Detto questo, ecco risolto uno dei misteri più grandi dei nostri tempi, quello di un uomo scivolato su malgrado in una realtà parallela, dove Tauret era in realtà Andorra e che sarebbe magicamente ritornato alla sua dimensione d'origine poche ore più tardi, lasciando di stucco gli agenti che lo tenevano in custodia. Mai come in questo caso vale la frase «dietro ad una leggenda c'è sempre un fondo di verità», giusto? Ma voi, ragazzi, conoscevate la storia dell'uomo di Tauret? Ci avevate creduto a suo tempo? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'inspiegabile.